Qual è il tuo livello di italiano? Stai per scoprirlo con questo test. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano e questo è il mio canale, Lernamo. In questo video ho preparato per voi un test per scoprire a che livello di italiano siete, da A1 a C2, livello madrelingua. Ma come funziona questo test? Lo scopriamo subito. Io vi mostrerò un totale di 6 frasi, una per ogni livello e dunque di difficoltà crescente. Ve le mostrerò una alla volta. Poi vi lascerò qualche secondo per trovare l'errore all'interno di ogni frase. Potete chiaramente mettere in pausa il video se avete bisogno di più tempo per pensare. Dopodiché vi darò la soluzione, vi spiegherò qual è l'errore in ogni frase e di conseguenza la spiegazione grammaticale che c'è dietro. Come vi dicevo prima, la difficoltà è crescente e di conseguenza restate fino alla fine se volete la vera sfida. E dopo tutto il test non ve ne andate perché ci sarà anche un altro esercizio per salutarci nel migliore dei modi. Cominciamo subito. Frase di livello A1. Io ho un'amica molto simpatica. Io ho un'amica molto simpatica. Vediamo chi riesce a trovare l'errore nel minor tempo possibile. Lo avete trovato? Vi do un indizio. Riguarda l'avverbio. Eh già, perché l'errore è nella parola molta. Molto, così come i suoi colleghi, poco, tanto, troppo, può essere usato sia come aggettivo sia come avverbio. Usato come aggettivo, accompagna o comunque si riferisce sempre a un nome e di conseguenza concorda in genere e in numero proprio con quel nome, come tutti gli aggettivi. Ho molta fame. Molta fame. Molta qui è un aggettivo che si riferisce al sostantivo fame femminile singolare e di conseguenza deve concordare proprio con fame femminile singolare. Ma se dico ho molti libri, chiaramente molto si riferisce a libri, maschile plurale, e quindi deve concordare con questo. Nella nostra frase, invece, molto è usato come avverbio, e cioè accompagna un verbo o, nel nostro caso, un aggettivo. Quando molto, poco, tanto, troppo sono usati in questo modo, restano sempre invariabili. Ho mangiato molto. Anche se sono una donna, non importa. Mi sono spaventata molto.
perché si riferisce a un verbo. Nel nostro caso si riferisce a un aggettivo, ma comunque resta invariato. Io ho un'amica molto simpatica. Molto si riferisce a simpatica, ne determina la quantità, ma comunque non va modificato, non va concordato in genere o in numero con l'aggettivo che accompagna. Io ho molte amiche, io ho amiche molto simpatiche. Prossima frase. Alziamo un po' il livello. Livello A2. Ieri mi ho addormentato presto perché stamattina dovevo lavorare. Ieri mi ho addormentato presto perché stamattina dovevo lavorare. Trovato l'errore? Eh. L'errore è nel verbo, nel primo verbo, in particolare nel suo ausiliare. L'infinito del primo verbo utilizzato è addormentarsi. Addormentarsi. Vi suona qualche campanella? È un verbo riflessivo. Di conseguenza, come tutti i verbi riflessivi, richiede l'ausiliare essere e mai avere. Mi sono addormentato se parla un uomo, addormentata se parla una donna, perché non dovete dimenticare che con l'ausiliare essere il participio passato concorderà in genere e in numero con il soggetto. Dunque, Laura si è addormentata. Noi ci siamo addormentati. Loro, due donne, si sono addormentate. Piccolo test nel test. Quali sono le altre categorie di verbi che richiedono l'ausiliare essere? Questo non fa parte del testo originale, però pensateci. Allora, i gruppi di verbi che richiedono l'ausiliare essere sono verbi di movimento che implicano un movimento da un luogo A a un luogo B, quindi hanno una destinazione. Andare, tornare, partire. Ancora, verbi che implicano un cambiamento di stato, una trasformazione. Ingrassare, dimagrire, diventare, morire, nascere, crescere, invecchiare. Il verbo essere stesso. I verbi di permanenza, stare, rimanere, restare. E poi appunto i verbi riflessivi, ma anche qualche verbo particolare come piacere, mancare, costare e i loro amici. Te li ricordavi tutti? Se così non fosse, se hai ancora qualche dubbio su quando usare l'ausiliare essere e quando usare l'ausiliare avere, guarda il video dedicato che trovi qui in alto nella card o giù in descrizione. Passiamo alla prossima frase, livello intermedio B1. Dove hai messo le chiavi? Le ho cercate dappertutto,
ma non le ho trovate nessuna. Dove hai messo le chiavi? Le ho cercate dappertutto, ma non le ho trovate nessuna. Avete notato qualcosa che stona? Ebbene, l'errore è verso la fine della frase. Non le ho trovate nessuna. Ma perché? Il problema principale qui è nessuna. Nessuna, usato da solo, quindi come pronome, esprime una negazione totale. Ma attenzione, nessuna significa neanche una. Quindi fa riferimento a cose che dobbiamo contare e di cui troviamo quantità zero. Ma appunto ho menzionato quantità. Questo significa che nessuna si può usare con un pronome, è vero, con una particella pronominale, ma non pronome diretto, bensì ne, per indicare appunto nemmeno una. Per esempio, ho cercato a lungo le mie camicie nell'armadio, ma non ne ho trovata nessuna. Forse mia sorella me le ha rubate. Quindi non ne ho trovata nessuna. Questo va bene. Nessuna, quindi nemmeno una, usato con il partitivo ne, nemmeno una delle camicie. Ma, come vi dicevo prima, nessuno, nessuna non può mai essere utilizzato con il pronome diretto lo, la, le. Questi si usano da soli perché indicano la totalità del singolo oggetto. Ho cercato le chiavi e non le ho trovate. Non sto parlando, non sto menzionando nessuna quantità. Cercavo un oggetto e non lo ho trovato. Fine. Un'altra possibilità con nessuna potrebbe essere le ho cercate dappertutto, ma non le ho trovate da nessuna parte, che significa in nessun luogo. Ma chiaramente bisogna aggiungere parte a nessuna. Allora, avevate trovato l'errore? Adesso sono curiosa di vedere se il nostro chatbot di intelligenza artificiale riesce a trovarlo. Si tratta di uno dei contenuti esclusivi della nostra Accademia di Lernamo, un luogo dove potete fare pratica con il vostro italiano ogni giorno, anche solo per 5-10 minuti. Abbiamo preparato e selezionato per voi tantissimi contenuti, podcast da ascoltare, letture, notizie relazionate con l'Italia che ogni settimana si aggiornano con un riassunto e la spiegazione parola per parola. PDF su tutta la grammatica, come questi qui, molto dettagliati, con delle tabelle, esercizi interattivi, un gruppo Telegram esclusivo, il nostro chatbot di intelligenza artificiale, pensato e creato allo scopo di insegnare l'italiano. Trova l'errore in questa frase. Ottima domanda. La frase ha un piccolo errore. Non le ho trovate nessuna, non è corretto.
Si dice non ne ho trovata nessuna, oppure più semplicemente non le ho trovate. Il problema è che nessuna richiede la particella ne, non le. Hai altre domande sulla grammatica? O vuoi raccontarmi qualcos'altro? Tutto questo sarà vostro iscrivendovi all'Accademia di Lernamo e potete farlo attraverso questo link lernamo.com/accademia che trovate anche in descrizione. Adesso proseguiamo con il video. Livello B2. Attenzione, le cose diventano più complesse. I ragazzi si sono divertiti molto alla festa, anche se all'inizio sembravano annoianti. I ragazzi si sono divertiti molto alla festa, anche se all'inizio sembravano annoianti. Trovato l'errore? L'errore è annoianti. Annoianti. Perché? Perché stampatevelo nella mente. La parola annoiante, annoianti, non esiste in italiano, cioè proprio non esiste. Molti studenti la creano per analogia con divertente, annoiante, oppure come influenza dalla loro lingua madre, ma in italiano non esiste. Qualcuno pieno di noia è annoiato, annoiato, senza l'altra N, annoiato, dal verbo annoiarsi, mentre qualcosa che suscita noia è noioso, noioso. Dunque, i ragazzi erano noiosi significa che non sapevano come intrattenere o come far divertire gli altri. Non è questo il caso. In questo caso i ragazzi sembravano annoiati, pieni di noia, quindi la soluzione corretta è l'uso di annoiati, anche se poi si sono divertiti. E voi di solito vi annoiate o vi divertite alle feste? Per me dipende. Mi diverto solo se sono con persone che conosco bene, con cui ho un bel rapporto. Fatemelo sapere nei commenti. Bene, bene, siamo giunti al livello avanzato, probabilmente quello più spaventoso, ma non vi preoccupate, vediamo subito. Voi provateci, nessun problema, siamo qui per imparare. Livello C1. È necessario che tutti i dipendenti abbiano firmato il documento entro domani. È necessario che tutti i dipendenti abbiano firmato il documento entro domani. Questa è dura, prendetevi un po' di tempo in più se vi serve. Ebbene, l'errore qui è abbiano firmato. Ma perché? Forse perché non bisogna usare il congiuntivo? Ah, sbagliato. Perché la frase comincia con è necessario che. Questa è la frase principale. Quando nella frase principale c'è il verbo essere usato in modo impersonale, seguito da un aggettivo e poi che, è importante che, è necessario che, è utile che e così via, dopo
il congiuntivo è d'obbligo. Quindi questo è corretto. Il problema è il tempo del congiuntivo utilizzato qui. Abbiano firmato, congiuntivo passato. Ma il congiuntivo passato, come dice il nome stesso, si usa per indicare un'azione già completata nel passato rispetto alla frase principale. Ma qui stiamo parlando di un'azione che deve ancora succedere. Firmare il documento entro domani è proiettata al futuro. Di conseguenza abbiamo bisogno del congiuntivo presente e non passato. Abbiano firmato farebbe pensare che la firma dovesse essere già avvenuta, il che cambierebbe completamente il significato della frase ed entrerebbe in conflitto con entro domani. Avevate trovato questo errore? E adesso livello C2, livello madrelingua. Se individuate l'errore in questa frase, siete a un livello molto avanzato. Complimenti. Se non lo trovate, non succede nulla, significa solo che dovete fare un po' più di pratica e la potete fare nella nostra accademia, vi ricordo. Per entrare, per iscriversi, potete visitare il link learnamo.com/accademia e poi tornate a fare questo test tra qualche mese. Detto questo, ultima frase. Qualora avete bisogno di ulteriori informazioni, non esitiate a contattarci. Qualora avete bisogno di ulteriori informazioni, non esitiate a contattarci. Sono stata un po' cattiva in questa frase perché in realtà ci sono nascosti ben 2 errori. Ok, ora che vi ho detto questo, vi lascio ancora qualche secondo per individuare il secondo errore. Sono brava, sono brava. Allora, primo errore. Avete bisogno. Perché? Perché qualora richiede sempre il congiuntivo in italiano. Presente, passato, questo dipende dal contesto, ma richiede sempre il congiuntivo. Per intenderci, è una di quelle congiunzioni come benché, malgrado, nonostante, affinché, che sempre richiedono il congiuntivo. Quale sarebbe il verbo corretto dopo qualora? Qualora abbiate bisogno di ulteriori informazioni. Qualora abbiate bisogno nel presente, perché l'azione non è ancora successa. E il secondo errore? Non esitiate. Non esitiate. Perché si tratta di un errore? Perché in questo caso il congiuntivo proprio non è necessario. È la frase principale e veramente non ne ha bisogno. Tra l'altro, si tratta di un imperativo di seconda persona plurale e questo è identico al presente indicativo. Quindi non esitate, non esitate. Ho cercato volontariamente di mettervi in difficoltà, spero possiate perdonarmi,
con il congiuntivo qui e non subito dopo qualora. Quindi sono molto curiosa di scoprire se sin da subito avevate capito che c'era qualcosa che non andava, cioè più di una cosa che non andava in questa frase. Fatemelo sapere nei commenti. E fatemi anche sapere il vostro livello. Com'è andato questo test? Vi è piaciuto? Ne volete ancora? Posso realizzarne molti altri. Scrivetemi tutto nei commenti, come sempre proverò a rispondere. Faccio del mio meglio per rispondere a quanti più possibile. E se avete superato questo test con il massimo dei voti, allora vi consiglio di guardare un altro video avanzato che potete trovare qui in alto nella card o giù in descrizione, che metterà alla prova il vostro vocabolario italiano di livello avanzato, avanzatissimo. Non andate via, perché c'è ancora un piccolo esercizio per voi. Però prima vi ricordo, se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi alla nostra newsletter. E una volta iscritti avrete la possibilità di ricevere ogni settimana tanti materiali esclusivi sulla lingua, la cultura italiana. Riceverete anche una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e in base al vostro livello di italiano che selezionate al momento dell'iscrizione, ricevete ogni settimana un capitolo di una storia in italiano proporzionata appunto al vostro livello, con esercizi, ripasso grammaticale, curiosità e molto altro. Quindi, se ancora non siete iscritti, correte a farlo. E adesso vediamo un po' se trovate gli errori in queste altre frasi. Ve le do tutte insieme, ma attenzione, non tutte contengono degli errori. Cominciamo. Sei molto gentile. Quanti anni sei tu? Ieri sera abbiamo guardato un film bellissimo. Ci ha piaciuto molto. Maria mi ha detto che verrà alla festa, ma non so se sia vero. Se saprei la risposta, te la direi subito. Avete qualche secondo per pensarci. Vi ricordo che trovate tutte le spiegazioni di cui abbiamo parlato in questo video sul nostro sito web lernamo.com. Per ogni video pubblicato su YouTube c'è un articolo sul nostro sito web, tradotto in 2 lingue, più approfondito, con più esempi, curiosità, e alla fine c'è un podcast che potete scaricare e ascoltare quando e dove volete e anche degli esercizi interattivi per fare un po' di pratica e mettere alla prova le vostre conoscenze. Vediamo un po' questi errori. Sei molto gentile. Quanti anni sei tu? Attenzione, in italiano per esprimere l'età utilizziamo il verbo avere. Quanti anni hai tu? Io ho 29 anni. Ieri sera abbiamo guardato un film bellissimo. Ci è piaciuto molto. Ci è piaciuto molto. Il verbo piacere richiede l'ausiliare essere. Maria mi ha detto che verrà alla festa, ma non so se sia vero. Questa frase va benissimo così. Se saprei la risposta, te la direi subito. Questo è un classico periodo ipotetico di secondo tipo e di conseguenza si forma con se più congiuntivo imperfetto e poi condizionale presente. E dunque, se sapessi la risposta, te la direi subito. Quanti errori tra questi avete individuato? Fatemelo anche sapere nei commenti.
Io invece vi saluto, vi ricordo di seguire l'Ernamo su tutti gli altri social se ancora non lo avete fatto e iscrivervi al canale YouTube che ci aiuta un sacco e lasciare tanti bei mi piace. Io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video.